non so se si possono spiegare le emozioni, le commozioni, però è davvero un sentirsi a casa, un sentire che la Chiesa è qualcosa di molto grande, è una Chiesa accogliente, è anche un punto d'arrivo di un cammino molto, molto grande, molto largo, molto lungo, molto difficile, ma è anche un punto di partenza. Guardiamoci negli occhi. Guardiamoci negli occhi davvero, gli uni gli altri. I nostri occhi stasera brillano di una luce molto particolare. Oggi accade quello che forse non riuscivamo neppure a sperare. Benvenuti e benvenuti a tutti. Quanti cammini, quante strade, quante lacrime prima di arrivare qui. Quante storie, quante fatiche, quanti pesi. Ognuno di noi, ognuno di quelli che qui presenti o le ha vissute, lo ha ascoltate e spesso a volte nella nostra Chiesa non ha trovato la madre o il padre che li ha abbracciati. Ecco, io quello che vi chiedo questa sera: prendete queste storie, queste lacrime, deponiamole ai piedi della croce e ricordiamo le parole che Gesù ci ha detto, ce l'ha dette già tantissimo tempo fa. La pietra scartata dai costruttori diventerà testa d'angolo. Ecco, questa testata sono tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri conori, tutte le nostre vite, che pian piano, come testimoni, hanno aiutato la nostra Chiesa, le nostre comunità e l'aiuteranno ancora a prendere anche le nostre storie e ad essere una Chiesa che sa accogliere tutti i colori del mondo. Perché il mondo appartiene a Dio e la Chiesa deve abbracciare questo mondo anche col vostro aiuto. Fratelli, sorelle, carissimi tutti, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre. C'è una parola chiave per comprendere tutto il processo sinodale che si è svolto, direi anche in maniera molto bella, molto positiva e propositiva nelle diocesi dell'Italia. La parola ascolto. Abbiamo ascoltato i credenti che frequentano dentro le nostre comunità parrocchiali, le nostre associazioni,
nei nostri movimenti, in Azione Cattolica, e abbiamo anche ascoltato le persone che sono al di fuori, o quelli che sono sulla soglia, o quelli che sono completamente fuori dalla Chiesa. E in molte diocesi è emersa la domanda: che fare per i fratelli e le sorelle che fanno parte di quel mondo che con una formula oggi chiamiamo LGBTQ+. Ebbene, è venuta fuori il Magistero di Papa Francesco, che ci ha consegnato alcuni verbi: il verbo accoglienza, il verbo accogliere, il verbo ascoltare, il verbo accompagnare, e l'obiettivo è l'integrazione, integrare. Per cui è questo un po' il processo che dobbiamo mettere in atto, nella consapevolezza però che devono cadere i muri, che devono cadere i pregiudizi, che non possiamo approcciarci a questo mondo a livello ideologico, e per essere un po' fedeli al Vangelo, che è sempre inclusivo, al capitolo 8, versetto 32 del Vangelo di Giovanni, noi leggiamo: la verità vi farà liberi, non c'è libertà senza verità, che si faccia verità e che si restituisca dignità a chi è stata negata. Buonasera, mi chiamo Maria Assunta, vengo da Montesilvano, provincia di Pescara, sono moglie di Roberto e mamma di Francesco, ragazzo transgender, e di Micaela, ragazza omoaffettiva. Anche Francesco dovette gridare forte quel giorno sul letto della sua camera quando mi disse: «Mamma, aiutami, sono un uomo intrappolato in un corpo di donna». Siamo Fabiana e Luana. Ci siamo innamorate 4 anni fa, durante un incontro dei cristiani LGBT. La nostra storia è iniziata come tante. Uno sguardo che ha fatto battere il cuore più forte del solito. Ci siamo piaciute, conosciute e pian piano abbiamo deciso di camminare insieme. Siamo ricchezza perché essere minoranza ci dà occhi nuovi per guardare il dolore altrui. Ci rende capaci di comprendere chi resta ai margini. Why do we work and minister with LGBTQ Catholics? Let us think about some reasons. First is what you might call the secular reason. As we have heard tonight, LGBTQ Catholics are often the victims of violence, beating, harassment. So any person of goodwill would want to help these people, our brothers and sisters. Second is what you might call the reason from Catholic social teaching. One of the pillars of Catholic social teaching is being in solidarity with people on the margins, people on the peripheries, as Pope Francis said. Third, if you are a member of a religious order, as I am, you might have religious charisms. We sit tonight between the body of Saint Ignatius Loyola, who asked us to find God in all things and in all people. San Giovanni Crisostomo diceva che la Chiesa o è sinodale o non è. Che cosa dico ai fratelli delle associazioni, in particolare della tenda di Jonathan, che ci ha convocati qui questa mattina e anche ieri sera? Dico solo una cosa: camminiamo insieme, e per dirla con un grande vescovo alla cui scuola mi sono formato, Don Tullio Bello, il Venerabile, e spero quanto prima possa diventare santo, diceva e proponeva la convivialità delle differenze, dove la differenza non è un problema, ma la differenza è una risorsa. Camminiamo insieme nella convivialità delle differenze. Andiamo alla zona dove c'è il baldacchino, si vede, ci mettiamo lì, ci sono i papi sotto, ci facciamo rigirare un po'. La tenda di Jonathan è un luogo di affetto, è un luogo di condivisione, è un luogo di riconoscimento, è un luogo dove si può essere se stessi anche dal punto di vista affettivo.
l'altra è la tenda di Isaia, è la tenda che deve allargare i paletti, deve diventare sempre più grande, sempre più grande. Questa tenda che allarga i paletti ovviamente invece è la Chiesa, non è soltanto la tenda di Jonathan, la tenda di Jonathan diventa in qualche modo immagine, paradigma, esempio di quello che dovrà essere la Chiesa, e stiamo lavorando per questo.